Allora, ciao a tutti, sono Matteo e ho appena finito di allenarmi. Era un po' che riflettevo sul fatto che tempo fa, quando ho cominciato questo canale tutorial, dovevo fare una serie di video che fosse un po' una sorta di rubrica che aiutasse il nuovo praticante ad avvicinarsi e capire alcune dinamiche dentro questa disciplina. Lo comincio a fare solo ora, però penso che sia utile comunque, perché ci saranno sempre nuovi iscritti, quindi nuove persone che dovranno capire anche vecchie nozioni spiegate mesi fa, e quindi sarà sicuramente utile per tutti. Quello che volevo affrontare oggi è il come iniziare a fare parkour. Allora, nonostante molti di voi pensino che il parkour sia uno sport che si fa solo se hai dei prerequisiti o comunque delle precedenti conoscenze di altri sport eccetera, questo è sbagliato, nel senso, il parkour non fa nient'altro che attingere dal bagaglio di esperienze che noi abbiamo già per patrimonio genetico. Mi spiego meglio. Voglio dire che noi, essendo parte della specie umana che ha visto alcune evoluzioni all'interno dei secoli, abbiamo nel nostro DNA alcune conoscenze di base di mobilità. Se no questo non si spiegherebbe perché i bambini appena nati gli viene subito l'istinto di camminare a quattro zampe, se cascano gli viene l'istinto di tirarsi su e via dicendo, i vari istinti dell'arrampicarsi man mano che si diventa più grandi, che sollevano un quesito. Se mamma e papà non ci avessero mai detto stai attento che cadi, occhio dove ti arrampichi, stai attento che lì ti fai male, come ci saremmo evoluti? Senza tutti questi limiti dettati dalle paure inconsce dei nostri genitori, la società e mille altre cose, la specie umana come si evolverebbe allo stato brado? E questa è una bella domanda, perché noi, dentro di noi, abbiamo tutti il parkour. Abbiamo tutti quell'istinto di arrampicarsi e fare quella serie di movimenti che noi abbiamo dovuto razionalizzare in delle mosse, razionalizzare in dei trick. Quindi non fate l'errore di pensare che non potrete mai fare parkour perché siete più alti, perché siete più bassi, perché siete grassi. Cazzate, tutti possono. Ovvio, se si ha una determinata statura, il baricentro è più stabile, tutte quelle storie lì, sicuro. Ma vi impedisce comunque di fare parkour? No. Quindi voi, la cosa che dovete fare per cominciare è buttare giù questo muro mentale di domande, di pippe mentali, di stereotipi. Il parkour non è qualcosa che abbiamo inventato, è qualcosa che già esisteva nella nostra mente, già esisteva nel nostro istinto di esseri bipedi con la capacità di fare determinati movimenti, ma che abbiamo dovuto razionalizzare per renderla sana, perché al contrario delle specie animali noi siamo portati a fare una serie di errori dettati dalla paura, dettati dall'abitudine, dettata dalla cattiva informazione, e quindi questo ci ha portato a dover inventare delle regole, dover inventare, diciamo, dei modi di fare, nel senso, poi ovvio che il parkour è libero e ognuno può metterci del suo, però se stai facendo, fa finta, uno speed vault, però tu dici che stai facendo un Kong, mi dispiace tanto ma stai sbagliando. Quindi non si può continuare ad allenarsi senza darsi una linea guida, senza informarsi, senza andare a vedere chi ha fatto quello che stai facendo prima di te. Quindi cominciate dall'informazione, cominciate navigando su internet, vedendo chi fa parkour dalle vostre parti o in generale in Italia, andate a vedere interviste, film, documentari, guardate, leggete, fate 1000 studi su che cos'è il parkour per le altre persone, di che cos'è per la maggior parte delle persone, e piano piano uscite ed esplorate la vostra visione personale di che cos'è il parkour. Fatto questo, all'atto pratico, come si fa a iniziare parkour? È molto semplice, si comincia sempre dal basso. Come ho detto 1000 volte, il programma che ho fatto io sui tutorial, ovvio che non è una cosa universale che deve essere presa come oro colato,
È un programma, un metodo che io ho sviluppato negli anni su me stesso e i miei allievi, che reputo giusto e ve lo consiglio. Quindi se voi prendete, diciamo, la cronologia dei miei tutorial dall'1 fino al 9 dove siamo arrivati adesso, avrete un programma. Però di pari passo che uno impara un trick, non è che deve passare subito all'altro, non funziona così. Nel senso che tu abbia imparato una mossa una volta non ti rende bravo, non ti rende migliore. Se lo fai 10, 100, 1000 volte, neanche quello in realtà ti rende migliore, ti rende semplicemente un praticante, perché non si smette mai di imparare. Io mi alleno da 7 anni e non dirò mai di essere bravo, non dirò mai di saper già tutto, perché puntualmente c'è qualcuno più bravo, c'è qualcuno che mi insegna qualcosa, anzi anche gente meno esperta di me. Molto spesso imparo dai miei stessi allievi qualcosa di nuovo. Quindi non velocizzate i tempi, non perdete mai la voglia di rimettere in discussione ciò che avete imparato, perché può capitare che un giorno vi state allenando e vi rendete conto che avete fatto una cazzata per anni e che quindi quello che avete fatto che adesso magari era sbagliato o corretto in parte. E allora c'è da avere una piccola dose di umiltà, riconoscere le proprie mancanze e approfittare di quando qualcuno vi fa una critica, di quando qualcuno vi fa un commento, o semplicemente rubare con gli occhi. Per questo vi dico, informatevi. Se conoscete gente dalle vostre parti che si allena, uscite con loro, buttate giù la timidezza, perché non ci deve essere. E se qualcuno di questi gruppi vi dice che siete scarsi, che vi dice che non farete mai niente o che quello che fate è sbagliato, non vi arrabbiate, perché fortunatamente al mondo siamo tutti diversi. Vi farà rabbia, vi vorrete spaccare la faccia molto spesso ad alcune persone, è capitato anche a me, però lasciatele parlare, perché nel parkour spesso capita che i più bravi spesso sono anche i più sbruffoni, e quindi lasciateli chiacchierare, lasciateli crogiolare nella loro sicurezza di essere Dio in terra, e guardateli mentre saltano. Rubate con gli occhi mentre loro si allenano, rubate i loro trucchi, rubate i loro metodi e fateli vostri, e metteteci la vostra di filosofia, perché spesso capita di incontrare persone che hanno un talento nato ma lo sfruttano malissimo, perché magari poi si sentono dei fighi e non ti diranno mai i trucchi del mestiere, oppure persone che sono dei normalissimi praticanti, né eccellenti né mediocri, ed hanno questa passione che ti passano e tu vorresti stare con loro le ore. È questo che dovete cercare nel parkour. Quindi, per quanto voi abitiate in una zona un po' isolata, paesini, lontani da grandi città, documentatevi, perché internet è vasto, ci sono tante realtà che dovete conoscere, tante persone che dovete seguire, documentari da vedere, e non dovete perdere l'appetito per la conoscenza, perché il parkour si evolve continuamente, non è mai sempre uguale. Come cambia il nome di una sola mossa di zona in zona dove vai, cambia anche il modo di approcciarsi alla disciplina stessa, e quindi al modo che tu puoi avere di svilupparlo. Quindi scusate se divago come sempre, ma pensavo fosse importante tutto quello che sto dicendo. E consiglio numero 1 per cominciare a fare parkour: studiate, documentatevi, guardatevi intorno, esplorate, e dopo esplorate voi stessi, cominciate a muovervi, anche una semplice quadrupedia, una flessione, un catlip, un roll, esploratelo e dopo andate avanti, perché se io sono riuscito a fare un Kong non vuol dire che devo passare al doppio Kong, vuol dire che devo continuare a sviluppare quella mossa, sviluppare il perché quella mossa va fatta in quel modo e in quanti altri modi può essere modificata, applicata, sviluppata, e quindi di conseguenza magari diventa un Kong to precision, o diventa un Kong che in quella determinata situazione è fatto in un modo diverso, allora è diverso da come lo farei io. Quindi esplorate, non smettete mai di esplorare, perché se non vi informate non avete nozioni, senza nozioni non avrete il concetto di, si dice know-how, saper fare, sapere come fare. Senza quella nozione non si può affrontare la paura, non si può affrontare il movimento nuovo, e
come diceva Loran nell'intervista, la paura è il qualcosa che non si conosce, ma se tu hai la conoscenza, hai vinto.